Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi parliamo di un tema che ce l'avevo qua da mesi. Vi parleremo, anche se ci abbiamo già dato dentro in questo caso, di un argomento mai trattato fino ad ora, non solo da noi, ma esageriamo, da tutta YouTube Italia. Esageriamo. Mi sa che stai dicendo una cagata. I vini naturali, argomento sul quale ci siamo documentati, insomma, 5 minuti fa. in metro prima di venire qui, ovviamente. Non è vero. Abbiamo scelto per voi, e solo per voi, I nostri posti preferiti. non è una classifica, non sono i posti migliori del mondo, sono i posti che piacciono a noi, sia per i vini e sia per il cibo. Siete pronti? E sia per gli osti. C'ho la gola secca. Prima tappa in un posto che si chiama Vinello a Milano, fermata della metro rossa Gambara o Gambara o Gambarà. Secondo noi ragazzi qua si mangia e si beve bene. Qui da mangiare propongono taglieri, crostini e piattini e vanno forte col bere. Vi farei bere il Cattabrega, che è un uvaggio di Lambrusco di Sorbara e Graspa Rossa con uno Zic di Trebbiano, fatto a Castelvetro Modenese dal mio amico Max. Bollicina molto elegante, estiva, frutto croccante, molto bello come vino. Un ginger per iniziare, prefermentato in bottiglia. Abbiamo ordinato 4 cose: ciauscolo e pecorino, caponata, puntarelle, stracciatelle e acciughe. E il quarto? Ah, crostini con burro e acciughe. Come facevo a dimenticarmelo? Incominciamo ragazzi con un rifermentato in bottiglia. Che cosa vuol dire? Vengono aggiunti i lieviti nel momento in cui è finita la prima fase di vinificazione, viene tappato con il tappo a corona e viene lasciato lì. Quindi ve lo stappano, non c'è il tappo di sughero da spumante. Non so se l'ho spiegato bene, ho aggiunto dei dettagli, vabbè. Intenditori di vini naturali, scatenatevi contro Franci. No, vabbè, però aspetta, potrei anche provare a dirlo in maniera più. No, scatenatevi. No. Questo era un rifermentato in bottiglia. Ve ne rendete conto anche dal fatto che quando ve lo stappano c'è il tappo a ghiera. A corona. A corona. Che sta ghiera. La macchina fotografica c'è la ghiera. Non ho ancora cominciato a bere. Ve ne rendete conto dal fatto che c'è il tappo a corona. A Quindi ghiera. il vino è molto piacevole, fresco, profumo di mirtilli rossi, fiori, lieviti, giustamente essendo rifermentato. E va giù che è un piacere. Ve l'ho mai detto che mi piace il burro? Io proseguo con crostino di ciauscolo e pecorino. Il ciauscolo è una sorta di salsiccia, diciamo così, è una salsiccia, molto goloso e lo sgrassiamo con l'ambrusco di Sorbara. Allora, qui siamo nella zona del Coglio. Un orange wine un pochino più estivo potremmo definirlo. Questa è una malvasia fatta da Janko e Tamara Stecker, pochi chilometri oltre il confine. Questo è un vino che esalta tutte le caratteristiche tipiche della malvasia, quindi questa, diciamo, aromaticità abbastanza inebriante, albicocca, erbe aromatiche. Ragazzi, io gli orange e i macerati sono proprio un debole. Sto facendo fatica a trovarne uno che non mi piace. Abbiamo chiesto all'oste la differenza tra vino ancestrale e vino rifermentato in bottiglia. Prego, il contributo dalla regia. Vini ancestrali si imbottiglia un vino con un residuo zuccherino ancora non svolto, dopodiché si svolge tecnicamente da solo in bottiglia. Mentre nel caso del rifermentato in bottiglia avviene anche un'aggiunta esterna, come può essere appunto, come vi dicevo, del mosto congelato, del nuovo mosto, che fa sì che il vino rifermenti in bottiglia. Potrei sbagliare però perché... No, hai ragione, l'abbiamo richiesto e ce l'hanno spiegato esattamente allo stesso modo. Tanto qualcuno riuscirà comunque a dire che non è così, però va bene. La cosa che ci sta piacendo molto di questi posti a Milano è che sono tutti in piena per i vini naturali, quindi te li spiegano, te li raccontano, come piace a noi. E secondo, il nostro suggerimento è: mettetevi nelle mani dell'oste, fatevi raccontare, fatevi suggerire, magari date giusto un vago brief su che cosa vi piace, se vi piace un vino più fresco, più acido, più fruttato, più aromatico, e poi lasciate fare a loro. Noi siamo sempre caduti in piedi, ragazzi. E poi il suggerimento è: divertitevi, provate, scoprite delle cose che non vi piacciono o che magari vi piacciono un casino. Questa è una malvasia vinificata in secco, quindi non è un vino dolce. La cosa particolarmente piacevole è che quando lo annusate sentite i sentori di un vino dolce, miele, sentite albicocca, sentite pesca. Quando lo bevete in realtà è un'esperienza totalmente diversa. Basta parlare di vino. Caponatina o stracciatella, acciughe e puntarelle? Tutte e due? Contemporaneamente? Contemporaneamente? Assaggiamo la caponatina, che è tipo mezz'ora che la sto puntando. Approved. Perché fai l'acciuga con la stracciatella e
E le puntarelle già. Perché mi viene da chiamarli friarielli. Ecco, adesso qua dividere la stracciatella, Franci, sarà un grosso problema. Vedi di essere una persona onesta. Io ti dico che non rispondo di me e delle mie divisioni. Non mi sembra molto onesto, però vai. Dai, questa qua è uguale a quella che prendi tu. Vabbè, ovviamente ragazzi questo piatto non può non essere buono, quindi è inutile che faccio il critico commentandovi la grassezza della stracciatella, la sapidità dell'acciuga, era bomba. Questo posto ci piace perché è fuori dai circuiti classici della movida, ma la location è molto molto carina. 2, perché il cibo che ti propongono in accompagnamento è rustico, non hanno la cucina, ma propongono dei prodotti di grande qualità. Abbiamo speso per i 4 piatti più i 2 calici più la bottiglia 75 euro in totale. Next! Benvenuti da Enoteca Naturale. It's okay that you're feeling blue, 'cause I'm here to stay. I know there's a way, 'cause if I'm being true I must say that I know what you're going through. All the fun is Mi sento di dire che questo è il posto con la location più bella. Posso dirlo, Vale? Vale. È inutile che faccia finta di non conoscere il menù perché in realtà l'abbiamo già preso tutto nelle volte precedenti in cui siamo venuti, quindi riproveremo quello che ci è piaciuto. Cioè tutto. Cioè tutto. Abbiamo un'interessante selezione di cibi e anche di vini, ma adesso ci faremo consigliare da loro. La Besiosa viene dalla zona del Parmense, Crocizia è un grandissimo produttore di quelle zone. Questa è una Malvasia di Candia, è un rifermentato in bottiglia lievemente macerato sulle bucce. Noteremo una bolla un po' più scarica rispetto ai metodi classici e questo colore appunto lievemente arancione, sinonimo del contatto con le bucce che ha fatto. Da queste appunto ne estrae aromi, un goccio di tannino e anche il colore che appunto vediamo. Quanto siamo artistici, raga. Inquadrature alla Quentin Tarantino. Franci, che cos'è il vino naturale? Interrogazione. È un vino che viene fatto da uve che non hanno subito trattamenti in vigna e che viene trattato durante la vinificazione con il numero minore di trattamenti possibile, perché non è che ci sia una disciplina precisa, ma il punto è si cerca di fare il minimo indispensabile per non trasformarlo in aceto. Potremmo riformulare che non subisce trattamenti né in vigna né in cantina. Qualcuno sì. Già non siamo d'accordo noi due, figuriamoci con voi. Quanti commenti piovono adesso di gente che ci dice che stiamo dicendo minchiate? In realtà ragazzi è un mondo pressoché nuovo, Dissento anche su questo. perché prima erano naturali Poi sono diventati non naturali. e mo siamo tornati. Esatto. Secondo me è meglio che non li spieghiamo. Meglio berli. Allora ragazzi, abbiamo preso lo spaghetto freddo con gazpacho di pesca bianca, triglia marinata e salicornia, il panino con portobello panato, maio alla senape, sottaceti e foglie di shiso, e poi abbiamo il baccalà con pomodorini confit e acqua di pomodoro. Vado di spaghetto freddo, molto fresco e molto piacevole, ragazzi. Un pochettino più al dente e sarebbero stati perfetti. Scarpettina qua ci sta onesta. Salsina di pomodori. La pelle del baccalà è super croccante e questa salsina di pomodori ci sta davvero bene. Questo è un maceratino di Richard Stavek, siamo in Moravia, in Repubblica Ceca. Una ventina di giorni di macerazione sulle bucce, un misto di Pinot Bianco e Chardonnay, dove il Pinot Bianco è la parte che prende più il sopravvento in questo blend. Ha una gradazione comunque abbastanza bassa, cioè un medio corpo, una buona acidità e grandissima mineralità che possiamo notare al primo sorso, per poi arrivare a un po' di agrume e una lieve spezia dolce anche al palato. Un vino della Repubblica Ceca. Sono emozionato. I vini naturali ti possono intimorire, sconcertare oppure stupire e creare dipendenza. È proprio il bello di questi vini. A parte che visivamente, questo qui che ho macerato, guardate che bel colore aranciato, per questo che si chiamano orange, perché le bucce che rimangono in macerazione rilasciano colore, oltre a rilasciare anche struttura, perché poi è un bianco che ha anche del tannino al suo interno, e prendono delle strade completamente diverse rispetto ai vini classici. Bravi tutti. Non sono stata bravissima, ok, vabbè. Se vuoi chiedo un frullatore.
E allora ti seguo a ruota. Notevole, panino col portobello promosso. Bello iuntino. È proprio mio amico. Allora, questo vino cieco si sposava tremendamente bene con il panino al portobello che dovevamo finire. E secondo me il valore aggiunto di questo posto è che i ragazzi sono davvero molto preparati e vi sanno consigliare bene e soprattutto sono bravi anche ad associare quello che avete preso da mangiare con quello che potrebbero portarvi da bere. Tecnicamente si dice sono in piena. Non è proprio tecnico come termine, però su questo canale lo accettiamo. È arrivato il dessert di Tina Cipollari. Crumble alle mandorle, lemon curd, erba cedrina e ovviamente meringa. Posso assaggiarlo io, per favore? Ma perché di Tina Cipollari? Che c'è Tina Cipollari sul menù. Sì. Posso andare dritta? Posso sbaffarmene metà? Il lemon curd è super acido. Il crumble di mandorle croccante, bello burroso. L'erba cedrina, ragazzi, l'erba cedrina spacca. Ne avanzano 3, a me ne spettano 2 per l'ultimo, il classico combattimento a morte. Ci sanno fare anche col cibo qua, eh. Io ve lo dico in caso non ve ne fregasse niente dei vini. Sei pronta per il combattimento a morte? Ti sei già mangiato il lemon curd? Allora, dividiamo. Sì, ho capito. Scusa, no, scusa. Ma dai! Ma sei bastardo! Ho vinto. Prendi le briciole. E con la scusa di fare un video per YouTube, come direbbe Giano, se siamo sfonnati di nuovo. Come si dice, Giano? E purtroppo Franci, a differenza mia, non ha fatto l'Actor Studio. Ragazzi, prendetela così com'è. All the funny stuff that's going through your head now. I know it's hard to shake off, but trust me now that you will look back on it all with a smile now. Siamo usciti da Enoteca Naturale, piuttosto sbronzi, devo dire. E Quest'idea del video sull'Enoteca Milano, dove bere vino buono e mangiare cibo che ci sta dentro, è un'idea geniale. non so se Franci è il caso di oscurarla da queste riprese, perché sono... Mi vuoi pixellare la faccia? Esatto, ti blurro tipo protezione testimoni. Abbiamo speso in totale 100 euro tondi tondi. Abbiamo preso una bottiglia che costava 40 euro. Esatto. quindi- E poi un sacco di piatti, come avete visto, più i 2 calici iniziali. Prossima destinazione. Spum! Stasera siamo da... Vineria eretica. Gira. Vineria eretica. Life goes on, it goes down, then back up, and we'll never get used to it. Qui siamo in Veneto, vi sto proponendo un rifermentato di Garganega. La particolarità è che la presa di spuma di questa bottiglia viene fatta con il mosto con cui si preparerà poi il vinsanto barra recioto. E come vedete sto facendo quello che io di solito propongo ai nostri amici, cioè cerchiamo di rimettere in circolo i lieviti per rendere omogenea la bottiglia, altrimenti i primi calici corrisponderanno a un vino e il fine bottiglia corrisponderà a un altro. Qui avete una sensazione di freschezza perché la componente acida non è assolutamente subalterna al frutto, una bella mineralità perché sono terreni comunque di origine vulcanica. C'è anche una nota di balsamico, delle note di fieno, di erbe di campo. Che buono che è. Un secondo sorso perché il primo non vale mai. Primo sorso per uniformare il pH della bocca. Secondo sorso, ho detto sorso o morso? Ah, ok. Secondo sorso potete veramente assaporare meglio la complessità del vino. Oh, sembrerebbe che Franci ha studiato stasera, eh. Baccalà mantecato alla veneziana su un crackers artigianale che si sposa perfettamente con i 2 calici che state bevendo. Baccalà bello grasso e qui abbiamo l'arma per sgrassarlo. Capiterà una volta in cui dai un morso proprio come da pubblicità della Algida e non che mordi e un pezzo di labbro rimane del baccalà e un pezzo di baccalà rimane... Ciao amici della Algida, voi che sapete fare i morsi perfetti sui vostri gelati. Molto buono, fresco, beverino. Non avevo mai notato questa cosa del rovesciamento della bottiglia, che però per i vini naturali ha perfettamente senso perché c'è il cosiddetto fondo. C'è gente a cui piace, c'è gente a cui non piace. Avete un semistagionato di capra che viene affinato in crosta con della lavanda, camembert di capra sempre a latte crudo, la loro toma a base di latte crudo di pecora affinata sugli 80 giorni, una finocchiona del consorzio di Montalcino con un lonzino, prodotto zona di Palmanova appena sotto Udine, stesso produttore fa la culatta con affinamento di circa 2 anni e mezzo. Giardiniera invece prodotto nei Colli Piacentini, la Cascina Pizza Vacca, sono gli stessi che producono questo chutney di peperoni da essere un accompagnamento con la tartare, con giusto una spolverata di sciso rosso poi sopra per dare un
un po' più di contrasto. Mi sento un po' in ansia così. Ti senti? Mi potrebbe tremare un po' la voce. Siete nella Valtrebbia, Colli Piacentini. Andrea Cervini, produttore, il vino del Poggio, l'azienda. Ma questa è la sua Malvasia aromatica di Candia. Macerazione sui 4 mesi, in 2019, fa tutto in acciaio. Tanto frutto, tanta composta di albicocche, bella pesca matura, bella nespra, sapidità, gran beva. In generale uno degli orange più famosi italiani. La Malvasia? Sì. E allora andiamo di Malvasia. Che bel naso. Merito mio. No, tu volevi riprendere il Sauvignon. No, vabbè, io volevo prendere il vino del Poggio. Look back on it all with a smile now. Wondering why it took you so long. Viene proprio fuori la frutta in maniera pazzesca. E anche in bocca, sembra quasi un succo di frutta, è veramente buonissimo, ragazzi. Alle volte il naso ti racconta una storia e poi al palato il vino è diverso. Invece in questo caso matchano tra di loro. Carne di cavallo condita con olio parmigiano, che buona, ragazzi, bomba. Di solito la carne di cavallo ha questo retrogusto ferroso che magari può dare fastidio. Questa è buonissima. Però io ci metto anche un po' di chutney di peperoni, ragazzi. Io l'ho assaggiato senza chutney. E hai fatto molto male. Che buono, ragazzi. È fruttatissimo, veramente fruttatissimo. Veramente fruttatissimo, ma a me la cosa che mi piace poi è che è secco in bocca e quindi è estremamente piacevole. Ce la scoliamo in 2 secondi questa bottiglia. Perché ci piace questo posto? Oltre a servirvi dei vini buonissimi, bada bene, vino naturale non vuol dire vino buono. Oste che ne capisce uguale vino buono, così. By the way per mettere qualche inglesismo, per farmi odiare da Giano, questo posto qua non ha la cucina, ma si serve da produttori e botteghe locali, quindi ad esempio c'è la carne cruda che arriva da Pellegrini, che è una macelleria qui vicino super famosa di Milano. Io vado di giardiniera e inizierò dall'amico bistrattato, verdura super sottovalutata, il cavolfiore. Che buono camembert. Ci vuole giusto un pezzettino di prosciutto. Vabbè, qui è informale, no? Siamo tra amici, giusto? Io, te e qualche centinaia di migliaia di persone. Spero, poi magari alla fine lo guardano in 10. Giano, descrivimi sto vino. Ragazzi, è un vino clamoroso. Vi va bene la parola clamoroso? Venite qui da Vineria Eretica e chiedete se ne hanno ancora. Come si chiama? La Malvasia di vino del Poggio. E poi venitemi a dire che racconto sciocchezze su YouTube. Passiamo al conto. 75 euro il totale. Prossima tappa. Bene, siamo arrivati da Osteria alla Concorrenza e nell'attesa che si liberi il nostro tavolo, 2 biscottini. Non sono biscottini. Sembrano biscottini. Sono ciccioli. Bonner in the shade, come out. È un vino che a te è piaciuto? Sì. In ogni caso, al di là della spiegazione, vince comunque il tuo gusto, no? Sì. Non è un vino che uno che è abituato a bere la falanghina dell'Esselunga ti guarda e la prima cosa che dice: ma che cazzo è? Da quel cazzo può scaturire o una curiosità o un rifiuto, che anzi ti dicono naturale, punto fine. È lì che nasce la chiusura. Quelli voglio capito? più assaggiare. Esatto. Quelli che vengono qua e dicono: avete vino naturale? Sì, quello meno naturale che hai. Ti faccio assaggiare un vino che è la stessa uva. Questo lo fa un ragazzo che si chiama Claudio Campaner, la sua azienda si chiama Distina ed è una Malvasia aromatica di Candia, macerata come quello che hai bevuto ieri, che tira fuori anche un po' di tannino e se lo bevi a occhi chiusi, non dico che sembra un rosso, però la sensazione non è la sensazione del bianco, senti la macerazione. E questo in più è anche rifermentato, quindi questa qua è una bolla che quando la racconti sembra che stai dando già gli schiaffi a un cliente, no? Perché stai dicendo tutte cose che messe insieme dici: porca miseria, che pesantezza, macerato col tannino, rifermentato. In questo caso io ti faccio assaggiare questo perché tu mi hai già dato un indizio Di quello che ci che piace. in quella direzione ti aveva incuriosito. Se io non ho quell'indizio io non te lo darei mai questo vino. Rispetto a quello di ieri è molto più tannico questo qua. Parlaci di lui. Questo qua siamo nella stessa zona, Valtidone. Questo invece è un vino che va bene per tutti. Una Malvasia pure lui, però adesso l'assaggi e non ha niente che ti sconvolgerà. Se non hai il palato di cui parlavi tu, ti sfido a dirmi che un bevitore qualunque dice: oh, ma è naturale? C'è una bella nota acida, va giù bello dritto. Se io ho davanti una persona che non conosco, piuttosto che dargli l'ambra, gli do prima il Valtidone. Mi rendo conto che forse una persona non abituata a questo mondo dei vini naturali eccetera eccetera, forse sceglierebbe il secondo al posto del primo. È molto meno spiazzante Ed è, questo il qua. discorso, Esatto. ed è il discorso che ti facevo prima sul, quando tu mi dicevi un rifermentato, un macerato. Ok. In realtà c'è tutto un mondo di vini. Io in realtà ho vissuto un po' tutte le fasi, ma questo mi è di bevitore, e adesso sono nella fase dell'eleganza, della pulizia, della vivibilità, piuttosto
piuttosto delle cose strane. Io avrei bisogno di mangiare qualcosa. Ovviamente ci vuole anche la parte cibo, sennò poi qua non ci seguite più. Giusto per continuare a mantenere una certa fluidità Di linguaggio. di linguaggio. Grazie per il suggerimento. Io lo dico per le famiglie in ascolto, abbiate pazienza, speriamo che YouTube non ci chiuda il canale per colpa di Franci. Abbiamo preso la spalla cotta con rafano, pomodoro con laringa e poi, su consiglio dell'oste, nervetti. Nervetti, si chiama nervetti. Comunque ragazzi, ci ha fatto molto piacere il fatto Che l'oste si è seduto con noi a bersi un bicchiere di vino. ha aperto un paio di bocce, ci ha spiegato un po' questo mondo dei vini naturali dove abbiamo finalmente capito che non capiamo un c***o. Ma è proprio questo il bello. Intanto la definizione di vino naturale non c'è un disciplinare, è un termine di uso comune che è diventato convenzione per definire puntini e qui si apre, no? Il mondo. E qui parliamo di fermentazioni spontanee, del non utilizzo di lieviti selezionati per far partire le fermentazioni in cantina, di pulizia e di rispetto del territorio in vigna e dell'uso di pochi o nessun coadiuvante enologico in cantina. L'alimento vino è l'unico, credo, se non uno dei pochi, che non si è tenuto a dichiarare degli ingredienti in etichetta. Quindi quando tu compri una bottiglia di vino, tu leggi vino, punto, si dice vino e uva, no? E in realtà ci sono centinaia di prodotti che uno va al negozio dove, come in un colorificio, c'hai tutti i prodotti che tu puoi aggiungere prima, dopo, durante, per correggere il vino e portarlo a quello che decidi tu. Disacidificare, dare più corpo, togliere tannini, per mettere tannini, per fare dei vini che sono frutto di una ricetta. Voglio un vino che sappia della mia zona e che me lo comprino. L'enologo ti fa il vino più vicino a quello che lascia i bevitori nella loro comfort zone. Quindi, detto questo, abbiamo detto i lieviti indigeni, un lavoro rispettoso del territorio e della pianta in vigna, è un lavoro di accompagnamento del mosto nella sua trasformazione a vino in cantina senza togliere o aggiungere per arrivare a un risultato prestabilito. Il vino che esce lo chiamiamo convenzionalmente vino naturale e non è figlio di quella ricetta, figlio di quell'annata, di quel territorio, di quell'uva, e quindi c'è anche un po' più di sincerità. È arrivato un vino di casa nostra, Colline Novaresi, Barbera, il Campazzi. Tra l'altro è una DOC. Pensavate che i vini naturali non potessero essere delle DOC? Vi sbagliavate. Mi sbagliavo anch'io. Me l'hanno insegnato qua. Quante cose imparo girando video? Mai abbastanza, direte voi. È una semplicissima Barbera. Qui siamo a Suno, che è in provincia di Novara. Il buon Francesco Brigatti, che fa Barbera, Ovarara, Vespolina, Nebbiolo e anche lui Erbaluce. Non è una distribuzione, quindi se lo vuoi te lo devi andare a cercare, a trovare, a prendere. Fa secondo me dei vini buonissimi. Quella Barbera che se un vecchio la beve dice è come si faceva la Barbera una volta, capito? Erano dei terreni su cui non cresceva il grano e quindi per i vecchi erano i Campazzi, perché se non cresce il grano non ci fai niente con quella terra lì, e invece ci è venuta bene la Barbera. Spalla cotta con il rafano, nervetti e aringhe e pomodoro. Appena tu mi dai il via, io parto. Bene ragazzi, andiamo con i nervetti, che devo dire è la prima volta che li mangio in vita mia. Molto curioso. Sono buoni, sono belli acidini, sotto i denti non sono minimamente fastidiosi, hanno una consistenza gommosa, gelatinosa, molto piacevole. Quella è spalla cotta affumicata di maiali pesanti di Bettella con una grattata di rafano sopra. E andiamo anche di crostone. Allora, Il rafano spacca. Ti ho bruciato la battuta. perché la spalla ovviamente è buonissima ragazzi, ma è il rafano che fa la differenza. Questo posto ci piace perché l'oste è strasimpatico, i vini spaccano e il cibo è buonissimo. Questo ragazzi è un posto che, pur non avendo la cucina, si difende veramente bene in tema di cibo, quindi non veniteci solo per i vini. Siamo arrivati qui con il proposito di prendere 2 calici di vino e una bottiglia. La situazione ci sta sfuggendo di mano. Sì, ci piace questa cosa. Resta ancora uno spazietto, quindi andiamo di dolce con una sbrisolona e l'oste ci ha detto vi porto anche qualcosa da bere di accompagnamento, che però non sarà un vino naturale, perché qua mica siamo degli integralisti. Se metti questo nel coso dei vini naturali viene fuori un putiferio, perché c'è quello che va a vedere e dice no, ma Ma noi lo diciamo che non è naturale perché non siete integralisti. perfetto. Questo è un cannellino di Frascati ed è una delle prime DOC che furono fatte, quindi siamo sui Colli Romani. Come viene dolce questo vino? Non perché viene passito, ma diventa dolce sulla pianta
grazie all'azione di una muffa nobile che si chiama Botrytis cinerea. Da qui il fatto che è un vino botrytizzato e non vino passito. Il Sauternes francese, per capirci, è un vino botrytizzato, stessa roba. È buonissima questa sbrisolona perché ogni tanto ti arriva la punta di sale, super soddisfazione. Questo posto ci è piaciuto davvero tanto, ve lo consigliamo. Abbiamo pagato questa cifra qua che vi facciamo vedere in questo B-roll, ancora non la so perché devo ancora pagare. In realtà sarebbe costato 70 e rotti, ci ha fatto un consistente sconto. La linea torna a Giano e Franci seduti al tavolo. Che cosa abbiamo imparato da questo video? 1. Che il vino naturale è un vino che ha subito meno sofisticazioni possibili e che non necessariamente deve essere una roba acida e impossibile da bere. 2. Che a Milano ci sono un sacco di posti interessanti. 3. È necessario iscriversi al canale YouTube, fare like, condividere e attenzione, andare su TikTok perché siamo diventati dei TikTokers. Ciao mamma, ho aperto il profilo TikTok. Devo dire delle altre cose? Queste erano le 3 cose principali che ho imparato. Ci vediamo al prossimo video.